Benvenuta Anima su IsoScience. Oggi ti andrò a spiegare che cos'è l'epigenetica e perché è fondamentale, soprattutto ad oggi, per capire meglio noi stessi come potremmo guarire in maniera più semplice ed alternativa i progressi che ha fatto la scienza sulle ricerche riguardo l'epigenetica e quanto sia importante per la nostra evoluzione. Andrò a leggere degli articoli presi da internet per essere esaustiva, più chiara possibile, e spero di riuscire a chiarirti delle cose molto molto importanti delle quali siamo venuti a conoscenza e che non vengono spesso diffuse. Partiamo subito con il primo sito, buonenotizie.it, da un'infarinatura generale dell'argomento. Mi è piaciuto molto come l'hanno presentato, quindi vi andrò a leggere innanzitutto l'incipit, che è molto carino. Inizia con una domanda e chiede: biologicamente chi siamo? Per lo più la tendenza è quella di credere che siamo il nostro corpo fisico. In realtà c'è molto di più. Siamo campi di energia. La maggior parte di noi è cresciuta credendo di non poter sfuggire ai propri geni, a un destino scritto nel nostro DNA. L'epigenetica ci racconta oggi qualcosa di molto diverso. Cos'è l'epigenetica? Iniziamo con una distinzione. La genetica studia la struttura del DNA. L'epigenetica indaga il modo in cui i geni si esprimono. Potremmo dire quando e quanto sono accesi o spenti e come poi le nostre cellule leggono effettivamente quei geni. Questa disciplina si riferisce a tutto ciò che cambia l'effetto di un gene senza modificare l'effettiva sequenza del DNA. Thomas Jenwein, credo si legga così, scienziato tedesco esperto in materia, ha scritto che la differenza tra genetica ed epigenetica può essere paragonata alla differenza che passa fra leggere e scrivere un libro. Citato testualmente. Una volta scritto il testo, i geni, sarà identico in tutte le copie. Ogni lettore potrà tuttavia interpretare la trama in base alle proprie percezioni. Analogamente, l'epigenetica permette interpretazioni diverse di un modello fisso, il libro o il codice genetico, e può dare luogo a diverse letture. Epi significa sopra, come epidermide, ovvero sopra il derma. Epigenetica indica ciò che sta sopra, quindi oltre la genetica. Ma cosa c'è sopra la genetica e perché saperla è così essenziale per il nostro benessere e per l'evoluzione stessa? Siamo stati portati a credere di essere vittime, sempre tra le virgolette, dei nostri geni e di non avere nessuna possibilità di orientare le nostre vite anche da un punto di vista biologico. Questo è illusorio, tanto quanto la convinzione che esista la materia ad ogni livello fisico. Esiste certo nella dimensione della fisica macroscopica, ma se scendiamo nel dettaglio e ci inoltriamo nei meandri del mondo atomico e subatomico, praticamente tutto sembra essere energia. Cosa c'è oltre ai nostri geni? Oltre ai nostri geni ci sono l'ambiente, gli stili di vita, l'alimentazione, le sostanze con cui veniamo in contatto e che respiriamo, ma anche le nostre relazioni, la nostra mente, i nostri pensieri e le nostre emozioni. I geni sono profondamente influenzati dall'ambiente nel quale siamo immersi e costituiscono il modello fisso per la costituzione dei mattoncini che formano il nostro corpo. Come affermato dal professor Steve Cole della UCLA School of Medicine, siamo gli architetti della nostra esperienza e la nostra esperienza soggettiva, credenze e convinzioni, ha più potere della nostra situazione oggettiva, realtà. In termini concreti, quello che sentiamo, come lo percepiamo e come la nostra mente lo interpreta, influenza la nostra biologia. I nostri geni si attivano o restano spenti e questo può favorire l'insorgenza di malattie o la permanenza di uno stato di salute.
L'ambiente e tutto ciò che abbiamo visto rientrare in questa definizione costituisce una potenzialità immensa per orientare la nostra risposta epigenetica. Moltissimo quindi è nelle nostre mani. Andiamo a vedere come tutto questo è modificabile e trasformabile. Cambiando stile di vita e lavorando sul proprio sentire è possibile generare nuovi risultati a livello epigenetico, modificando anche in maniera radicale il proprio stato, in meglio o in peggio. Gran parte della scelta è nelle nostre mani. I cambiamenti epigenetici, tra l'altro, non impattano solo sulle nostre vite. Il meccanismo di ereditarietà epigenetica transgenerazionale, ossia il vedere l'effetto di un cambiamento epigenetico sulle generazioni successive, infatti ha evidenziato come tali modificazioni si tramandino influenzando la salute della progenie a venire. E qui mi ricollego anche al concetto di karma, che è un discorso che prenderemo insieme in altri video. Il professor Steve Cole ha spesso sottolineato come nel passato abbiamo considerato i nostri corpi in termini di strutture biologiche stabili che vivono nel mondo ma sono fondamentalmente separate da esso. Quello che gli scienziati stanno imparando dai processi molecolari invece è che siamo molto più fluidi di quanto pensiamo e il mondo ci passa attraverso. Richard Cohn Henry, professore di fisica e astronomia presso la Johns Hopkins University, nel suo studio The Mental Universe, pubblicato nella prestigiosa rivista Nature del 2005, scrive che l'universo ha una natura mentale. Non abbiamo idea di cosa questo implichi, ma il bello è che è vero. Al di là dell'acquisizione di questa percezione, la fisica non può più aiutare. Un'affermazione profondamente rivoluzionaria che avrà fatto sobbalzare molti studiosi legati a una visione materialistica. Questo significa che la ricerca ha fatto dei passi da gigante, da quel che so, già dai primi 2000 e è andata approfondendosi sempre di più dal 2015 in poi. Con Henry sostiene inoltre che chi ha imparato ad accettare che non esiste nulla se non le osservazioni è molto più avanti dei colleghi che inciampano nella fisica sperando di scoprire cosa sono le cose. L'universo è immateriale, mentale e spirituale. Vivi e divertiti. Un invito da cogliere alla lettera, consci che la vita si può costruire consapevolmente una scelta dopo l'altra. E qui termina il primo articolo. A tal proposito, adesso andrò a leggere un articolo pubblicato dal sito di AIRC, che si occupa di ricerca sui tumori di vario genere, di ogni sorta, di ogni genere, da decenni ormai. E dice che nella comparsa dei tumori conta anche l'epigenetica. Non sono solo le mutazioni a carico del DNA ad avviare il processo tumorale, ma anche le alterazioni dei suoi sistemi di regolazione. Il cancro è una malattia causata da alterazioni del DNA che possono essere innate, casuali oppure insorgere in seguito all'azione di agenti esterni quali i cancerogeni del fumo di sigaretta. Però si è capito anche che questo modello era riduttivo, che probabilmente c'era qualcos'altro che influiva sulla probabilità di andare incontro alla malattia e che in caso di cancro determinava le sue caratteristiche cliniche. Una riprova? A parità di mutazioni del DNA, uno stesso tumore può assumere forme diverse e gradazioni che possono andare dalla malattia cronica poco pericolosa al tumore che insorge improvvisamente e in poche settimane non lascia scampo. Questo quid, identificato ormai da diversi anni, ma ancora in gran parte da esplorare, è ciò che i ricercatori chiamano epigenetica. Il risultato di una mutazione epigenetica può essere molto simile a quello di una modificazione genetica, poiché trasforma il comportamento cellulare. Le alterazioni epigenetiche sono anche all'origine di alcuni tumori. Ovviamente Hayek parla in questo articolo di quanto la scienza stia facendo, la ricerca stia facendo grandi progressi
su farmaci che agiscono a livello epigenetico e non genetico. Adesso ti andrò a leggere invece un articolo pubblicato da selfcoherence.com. I ricercatori della HeartMath hanno compreso dopo 2 decenni di studi come pensieri, sentimenti e intenzioni siano in grado di apportare modificazioni al progetto originario descritto nel DNA. Bruce Lipton, autore di diversi libri di successo sull'argomento, afferma che bisogna essere coscienti che vi è una distinzione precisa tra determinismo genetico ed epigenetica. E cita: la differenza tra questi due concetti è significativa perché la convinzione fondamentale del determinismo genetico risiede in una vita con tratti fisici, fisiologici, emotivi e comportamentali determinati dal codice genetico. Questo tipo di credenze fa sentire le persone vittime. Se i geni controllano la nostra vita, allora le nostre esistenze vengono controllate da fattori al di fuori della nostra volontà. Ma si è visto che questo non corrisponde alla realtà, soprattutto per malattie che dovrebbero essere ereditarie. Quando viviamo emozioni negative come rabbia, ansia, antipatia, odio o viviamo situazioni di stress, le nostre riserve di energia sono distratte da attività più salutari. Invece di essere impiegate in processi di manutenzione, riparazione e rigenerazione dei nostri sistemi biologici complessi, vengono indirizzate per sopperire alle tensioni che pensieri e sentimenti negativi creano. Viceversa, quando viviamo sentimenti positivi e sinceri, scarichiamo il nostro corpo dallo stress e attiviamo i processi riparatori. Al pari dell'allenamento fisico, più si ripete il gesto, maggiori saranno i benefici a livello cellulare. In HeartMath questi allenamenti vengono definiti emozioni nutrienti. In termini semplici, quando si sta vivendo una brutta giornata di lavoro attraversando un periodo difficile, la malattia di una persona cara o importanti problemi finanziari, è possibile influenzare il nostro corpo, anche a livello cellulare, se intenzionalmente generiamo pensieri positivi concentrando la mente sulla creazione volontaria di emozioni rigeneranti. E aggiungo una parte mia, che non significa essere sempre costantemente positivi come degli ebeti, delle ebeti, perché lì diventa poi positività tossica, che è un altro argomento che tratterò quando parlerò di New Age, ma qui si parla di epigenetica. In uno studio i ricercatori dell'istituto HeartMath hanno testato e dimostrato la veridicità di questa teoria. Nell'articolo Modulation of DNA Conformation by Heart Focused Intention, McCready, Atkinson, Tomasino del 2003 affermano che i risultati forniscono evidenze sperimentali a sostegno dell'ipotesi che la molecola del DNA può essere modificata attraverso l'intenzionalità. I dati indicano che quando gli individui sono in uno stato di coerenza psicofisica hanno una maggiore capacità di modificare la conformazione del DNA. Le persone in grado di generare elevati stati di coerenza cardiaca sono in grado di alterare la conformazione del DNA secondo la loro intenzione. Questo significa che noi possiamo modificare il nostro DNA. Si conclude qua l'articolo di selfcoherence.com e dice in poche parole che noi possiamo modificare il nostro DNA senza agenti o fattori esterni come farmaci o altro. Sembra che a quanto pare la ricerca scientifica farmacologica stia viaggiando verso quella strada, ma noi possiamo farlo già per conto nostro. Noi possiamo modificare il nostro DNA da soli, da sole. Ultimo, ma non per importanza, l'articolo pubblicato su scienzaoggi.net. Vado a leggerti solo un pezzetto che è quello che secondo me è il fulcro più importante ed è ciò che ha dichiarato
è il dottor Franco Berrino, medico ed epidemiologo dell'Istituto Nazionale dei Tumori, nell'ambito del ciclo di conferenze mercoledì della prevenzione. Quindi vado a citarti direttamente ciò che ha detto il dottore durante una di queste conferenze. In un'aula magna gremita come non mai, Berrino ha presentato i risultati di numerosi studi su cui la comunità scientifica si sta ancora interrogando. Stiamo andando avanti a quanto pare. Cito testualmente le parole del dottor Berrino. Gli studi biomedici hanno dimostrato l'esistenza di una rete immensamente complessa di vie di segnale metaboliche ancestralmente conservate che, se opportunamente modulate, possono prevenire o rallentare l'accumulo di danni alle cellule, aumentare la durata della vita libera da malattie o facilitare le guarigioni. La parola karma significa azione. Sino a che punto ogni nostra azione è figlia di un nostro libero pensiero? Sino a che punto è figlia di un qualcos'altro, di un'azione, di un karma, di un destino che noi non vediamo, di cui non abbiamo coscienza, ma che fa parte della nostra stessa natura di mammiferi pensanti? Quali tracce di attivazione, disattivazione genetica ereditate dai nostri antenati, accumulate nel corso della nostra vita, condizionano le nostre reazioni, il nostro comportamento e anche il rischio di ammalarci? Nella registrazione integrale dice il sito della conferenza tutte le risposte del dottore, ma a noi per oggi interessa più che altro la domanda. Anima meravigliosa, siamo arrivate a conclusione di questo video. Spero che questi articoli ti siano stati illuminanti, d'aiuto e ti abbiano magari fatto porre qualche domanda in più. Se hai bisogno, voglia di fare ricerca, metto tutti i riferimenti agli articoli che ho letto in questo video qua sotto in descrizione. Ci vediamo presto e al prossimo video. Io intanto ti lascio con un bacio.